Trattala come tale, non abusarne. Verum, sine mendacio, certum et verissimum, quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius, est sicut quod est inferius. Ad penetranda miracula rei unius. Et sicut omnes res fuerunt ab uno meditatione unius, sic omnes res nate fuerunt ab hac una re adaptatione. Pater eius est sol, mater eius est luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est. Pater omnis telesmi totius mundi est hic. Virtus eius integra est. Si versa fuerit in terram. Separabis terram ab igne, subtile aspisso, suaviter magno, cum ingenio. Ascendit a terra in celum, iterunque descendit in terram. Et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas. Ec est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincet omnem rem subtilem, omnenque solida penetrabit. Sic mundus creatus est. Inc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic, itaque vocatus sum, Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi, completum est quod dixit de operatione solis. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è lo speciale per il raggiungimento dei 6.000 utenti iscritti al canale. A proposito, grazie da me e da Pico. Oggi un video veramente singolare, un video che si pone nel filone del progetto Tannhäuser, un progetto dove magia, misticismo, religione, folklore o anche leggende si mischiano a creare un percorso di crescita personale e un progetto che nel tempo vedrà debuttare anche un secondo canale. Ma veniamo al titolo di oggi, Aurora Consurgens, un titolo che fa tremare i polsi solo a pronunciarlo. L'Aurora Consurgens è un testo alchemico del XIV secolo. Il titolo risulta abbastanza intraducibile in italiano, se ne può rendere il senso traducendolo come aurora che avanza o aurora che sorge, o molto poeticamente, come dicono alcuni, l'ora aurea che sorge. La tradizione attribuisce il testo a Tommaso d'Aquino, il dottore angelico. In realtà già studi di Jung e di altri successivi hanno dimostrato che il testo è ascrivibile a un monaco
certamente ferrato in teologia, ma in realtà non certo a Tommaso d'Aquino. Il testo si divide in 2 libri, il primo dei quali, quello più famoso, divide la pratica filosofale in 7 parabole. Queste 7 parabole hanno ispirato appunto i 7 step che vedrai nelle 3 varianti, un po' più lunghe delle varianti canoniche. Anche per questo ho scelto di pubblicare il video alle 21, perché dura un pochino di più. Beh, vabbè, nei timestamp troverai poi tutte le informazioni per saltare anche da una domanda all'altra. Appunto, prendendo il percorso della fabbricazione della pietra filosofale, il percorso alchemico, e basandosi su quelle che sono le parabole dell'Aurora Consurgens, questo interattivo va a costruire un po' quella che è la vicenda della tua vita, partendo addirittura da quella che è l'incarnazione precedente, ovvero chiedendo qual è il motivo per cui la tua coscienza ha scelto di tornare qui, su questa terra, di incarnarsi nuovamente, ma osa di più, laddove alla fine delle varianti chiede anche perché sceglierai di tornare dopo questa incarnazione. Quindi, come vedi, carne al fuoco ce n'è tanta e la lunghezza delle varianti è giustificata. Il percorso di crescita personale tracciato da queste 7 domande, più altre che vedrai nel video, è un percorso che abbraccia l'intero cammino della vita, quindi l'interattivo è veramente molto forte anche a livello di contenuti. Spero che piaccia questo video, perché è un po' troppo lungo, ripeto. Vabbè, a parte questo, le varianti le hai già viste, comunque te le ripeto: la Shungite è la prima, la Turmalina è la seconda e infine la Ossidiana è la terza. Noterai che sono 3 pietre nere, che è appunto uno dei simboli dell'alchimia, la pietra nera, la materia allo stato puro, ancora da sgrossare, diciamo. A proposito di simboli alchemici, se sei un appassionato o appassionata di alchimia, noterai che in realtà dell'Aurora Consurgens questo interattivo mantiene soltanto la struttura. In realtà il dettame alchemico è ridotto al minimo. Per esempio, non si fa riferimento ai 3 elementi basici dell'alchimia, zolfo, sale e mercurio, ma questo perché in realtà questo interattivo vuole promuovere una crescita personale, un percorso sulla crescita personale, piuttosto che raccontare l'alchimia. L'alchimia è presa un po' come canovaccio attraverso appunto un testo straordinariamente suggestivo come quello dell'Aurora Consurgens. Bene, la presentazione può finire qua, anche perché Pico comincia ad essere un po' irrequieto. Sì, ci sono stati parecchi bloopers, devo ammetterlo. Ti invito alla visione della variante scelta e ti ringrazio ancora per il bellissimo traguardo raggiunto. Grazie. Venerdì 3 marzo, ora della luna, per te che hai scelto la variante della Shungite. Andiamo a vedere con una stesa creata appositamente, attingendo dagli insegnamenti dell'Aurora Consurgens, perché sei qui, ovvero cercheremo di capire il perché stai vivendo questa incarnazione. Tu che hai scelto la variante della Shungite, quindi questa prima carta andrà al di là dei bisogni tutti umani, come appunto il bisogno di successo, di denaro, di posizione sociale. Qui andremo a vedere veramente il perché tu sei in questa incarnazione. Perché hai scelto di tornare. Il matto.
Accipicchia, che carta forte, direi. Il matto è proprio l'azzeramento di un ciclo, è la ripartenza, è la rinascita, anche lo spirito della fanciullezza, l'eterna adolescenza, ma anche l'illuminazione, anche quella che è la genialità che esplode vigorosa e che si vuole godere il mondo, vuol conoscerlo, vuole anche conoscerlo non tenendo conto di quelle che sono eventuali inibizioni o di quelli che sono eventuali censure anche da parte di quelle che possono essere strutture morali. Hai voglia di libertà. Libertà potrebbe essere il motivo per cui sei tornata qui. Forse la costruzione della tua libertà deve un qualcosa nei confronti di una esperienza precedente di incarnazione, o comunque a una memoria atavica legata all'idea di quello che è appunto un concetto di restrizione, e quindi di conseguenza è per scoprire qual è la tua vera libertà che sei tornato, per capire qual è la tua vera libertà. È una carta molto bella perché il matto fa riferimento anche alla magia, quindi può essere anche una carta che ci parla di quella che è la riconnessione con i poteri dell'universo. Forse la tua libertà deriva proprio da questo. Potresti essere anche una di quelle persone che in una esperienza di vita precedente magari ha cercato la via di realizzazione attraverso un sapere magico, ma forse troppo dogmatico, e quindi di conseguenza ora ha bisogno un po' di equilibrare questo sapere, questa esperienza magica con quella che è una connessione diretta, mi viene da dire quasi sfiorando un po' quella che è una dimensione mistica, che poi secondo me, o almeno secondo il mio modesto parere, è quella più autentica, anche se difficilmente poi si può rendere su carta, si può rendere fruibile come insegnamento. Forse è questo che devi capire. Il senso di restrizione potrebbe essere dato anche da rigide regole alle quali hai dovuto sottostare in quella che è magari un'esperienza di coscienza precedente a questa incarnazione, e quindi di conseguenza oggi per te il valore assoluto sembra essere quello della libertà, anche a prezzo di apparire matto, folle o matta. Sei comunque ispirato, ispirata, e sei comunque una persona ambiziosa. Il matto è colui che prende il suo fardello sulle spalle, lo trasmuta in un insegnamento di vita e si accinge a percorrere il sentiero dei 22 arcani, non dei 78, dei 22 arcani maggiori. È quindi fondamentalmente la quinta essenza dell'iniziato, diciamo è l'anima dell'iniziato, forse come scrivo nel libro del Tarocchio, l'anima dello stesso mazzo, giacché l'iniziato poi si palesa nelle sembianze del bagattello, iniziato e iniziatore al tempo medesimo. Il matto ne è la quinta essenza, spogliato persino della sovrastruttura di un corpo. È forse pura coscienza, pura anima. È probabile che per te il concetto di estrema libertà sia applicabile a qualsiasi scibile dell'esperienza umana, ovvero quelle persone che magari non si fanno remore nel rilasciare altre persone e situazioni, perché poi alla fine contemplano una fluidità di eventi che, se adeguatamente cavalcata, può diventare poi un qualcosa di estremamente produttivo e costruttivo per la nostra crescita personale. Spesso questo approccio viene scambiato per egocentrismo, egoismo. In realtà se adeguatamente calibrato è, direi, un approccio molto sano. Se ti riconosci in questa descrizione puoi continuare a guardare, in caso contrario hai altre due possibilità. L'Aurora Consurgence divide le fasi dell'operazione alchemica in 7 punti, illustrati secondo quelle che sono 7 parabole. La prima operazione, associata alla parabola della Terra e dei 7 pianeti che appunto mettono radici nella Terra, riguarda l'operazione della putrefactio, ovvero potremmo leggerla così: qual è l'insegnamento che devi lasciar andare? Qual è quel qualcosa che in questa esperienza di vita
devi saper rilasciare, devi elaborare, devi assimilare, magari trasmutare anche in potenziale. Quindi dov'è che resetti un po' tutte quelle che sono le tue impurità, tu che hai scelto la variante della Shungite? L'asso di denari probabilmente è nella materia, nel controllare la materia. Si sposa bene con un'idea di matto. Sono un po' come le persone che magari hanno molta fame di quelli che possono essere benefici materiali e che per questo alla fine non riescono mai a saziarla questa fame. Ma la materia non vuol dire necessariamente soldi, la materia può essere anche l'accumulo spasmodico di cose. Vedi qualcuno che ora sta leggendo i tarocchi coi libri, oppure magari può essere anche l'accumulo di esperienze. In questo caso mi si dirà, ma l'esperienza non è materiale. È vero, l'esperienza non è materiale, ma per esempio ci sono queste persone che tendono ad aprirsi una fitta rete di contatti e in un certo senso a portare avanti quella che poi è una visione superficiale di qualsiasi tipo di rapporti con tutti, un po' perché tendono a voler essere magari il centro delle attenzioni di tutti, un po' perché hanno forse una latente inclinazione al controllo delle altre persone, il senso di controllo, il senso di accumulo, il senso di preoccupazione per quello che può essere un futuro dove si cerca appunto di capire se sarà possibile avere un bel cumulo di soldi, di cose, di esperienze, di persone, di storie d'amore. Ecco, la paura di non arrivare, la paura che abbandonandosi, lasciando fluire, la paura che consegnando un po' le chiavi della nostra realizzazione all'universo, l'universo ci risponda a picche. In realtà se lo fai con estrema limpidezza d'animo, con estrema fiducia, alla fine la chiave della fede è questa. La fede non è tanto un dogma, la fede è il credere fermamente in un potere, in un'espressione del potere, neanche in un potere, che comunque alla fine ci garantisce di poter sfruttare al meglio il momento in cui stiamo vivendo e di poter avere anche comunque dei profondi benefici che poi per convenzione magari si chiamano anche colpi di fortuna, in alcuni casi miracoli, eccetera. Quindi la fede è ciò che dovrebbe portarti avanti, ma la fede non deve essere una fede costruita su quelle che sono certezze, perché una fede, qui si torna un po' al discorso che facevo iniziale, sembra che questo tema per te sia importante, ovvero quando dicevo il matto fondamentalmente potrebbe essere più vicino alla mistica. Il mistico sa che il divino provvede per lui e provvede anche in grande abbondanza, non c'è bisogno di preoccuparsi del fatto che non ci saranno fra 1, 2, 3 anni le risorse, cioè qui ti sta dicendo stai sprecando i tuoi giorni a calcolare, a preparare minuziosamente quello che è poi un momento che non sai nemmeno, uno, se arriverà, due, se potrai goderti. Non dico perché ci mancherebbe, non voglio augurare male a nessuno, ma magari nel momento in cui riesci ad avere una solida base di appoggio è il momento in cui la vita ti mette di fronte a una scelta, magari ti dice guarda, c'è la possibilità di ricominciare tutto da capo, però le tue risorse devi impiegarle tutte. Quindi in realtà è il senso di imprevedibilità che ti manca e devi rilasciare la prevedibilità, quindi il senso latente di controllo e di prevedibilità su tutto quello che è l'universo attorno a te, in particolare le persone. Ci potrebbe essere anche un qualche tipo di esperienza da sanare legata alle tue origini familiari, perché l'asso di denari è anche una carta legata a quelle che sono le origini familiari. Quindi in questo caso potremmo parlare anche di un controllo che forse stai subendo, quindi magari una famiglia troppo pressante, troppo invadente, o che magari ti ha messo troppi dogmi quando eri più giovane, quindi oggi magari fatichi a sdoganarti un po' da quelli che sono questi dogmi. Ecco, qui ci sta parlando di un qualcuno appunto che comunque il cui concetto di rilascio ruota intorno alla certezza, che poi sia tua o sia infilata da quelli che sono
i tuoi familiari per motivi religiosi, motivi politici o qualsiasi altro motivo, qua c'è comunque un qualcuno che deve rilasciare un po' questa, chiamiamola, scala di valori che non è più funzionale a quello che è il momento che sta vivendo. La seconda parabola è quella del diluvio. In questa seconda parabola l'Aurora Consurgens parla dell'ingresso della morte nel mondo. Come ho scelto di rendere questa parabola? Ho scelto di renderla attraverso un insegnamento di vita che potrebbe non piacerti o potrebbe non esserti piaciuto, ma che tuttavia, nonostante ti abbia in un certo senso travolto o travolta, nel tempo è destinato ad insegnarti un qualcosa. Quindi vediamo un po' qual è questo insegnamento che dovrai avere tuo malgrado, per te che hai scelto la variante della Shungite. Il 9 di denari, vedi, è un po' quello che ti dicevo prima. Quando siamo legati a quelli che sono dogmi, bisogni di certezze o a quelli che sono magari anche concetti che forse non dico che non vadano bene, magari sono andati bene fino a una certa età della tua vita, poi dopo c'è bisogno di rinnovarsi, c'è bisogno di spalancare gli orizzonti. Una carta di 9 di denari, che qui dobbiamo leggere praticamente in senso negativo, ci va a parlare di quello che può essere un investimento sbagliato. Un investimento sbagliato non vuol dire un investimento anche qui di soldi, può essere un investimento di tempo, ma può essere anche un qualcosa che si rivela poco stabile per noi, a dimostrazione che non possiamo delegare la nostra stabilità all'esterno o soprattutto a dottrine dell'uomo, proprio dell'uomo, in quanto qualora le dottrine siano connesse a quello che è il cosmo, quindi magari anche dottrine appunto mistiche, eccetera, forse c'è un fondo di equità più che di verità per quella che è la vita dell'uomo, ma qualora siano dottrine basate unicamente su quella che è poi la dimensione materiale, prima o poi crollano, perché comunque i tempi vanno avanti, cambiano le persone, cambia il modo di far girare le economie. Ecco, qua un 9 di denari ci potrebbe parlare di un momento nel quale potresti sentire la perdita di un qualcosa di materiale, può essere il lavoro, può essere una casa, può essere un'eredità. È comunque sempre un insegnamento che tu devi prendere da questa situazione. È molto singolare il fatto che le tre carte uscite per prima rappresentino proprio quella che è già di per sé una piccola via che ti insegna a sdoganarti dal bisogno di rassicurazione o dal bisogno di sovrastrutture che non ti servono più. 9 come carta avversa, ovvero hai un 9, una carta di completezza, un numero importante anche tra l'altro, come carta che ti dice è il fardello che devi rilasciare. 1 come nuovo inizio, quindi 9 e 1, 10, casualmente si torna alla presenza dello zero, devi azzerare un po', devi ritrovare la tua libertà lontano appunto dal dogma di chi ti ha inculcato il bisogno di una materialità costante, perché comunque in questo modo ti crei il blocco proprio sulla materialità. Il 9 di denari è anche una carta che può parlare di truffe, di delusioni, di perdita di buoni amici o magari anche di gioco d'azzardo, quindi fai attenzione. Un altro fardello potrebbe essere magari lo spendere troppo in gratta e vinci, o comunque magari proprio il gioco d'azzardo, quello ancora più tossico, o magari può essere anche la perdita di tranquillità dovuta un po' all'ossessione della materia. Comunque, come vedi, sono un po' tutte quelle situazioni che ci portano ad avere un senso di instabilità. Ecco, si va dalla perdita del lavoro alla perdita
economica, alla perdita di amici. Insomma, qui c'è un qualcosa di materiale che nella tua vita a un certo punto decide di voltarti le spalle. Ed è un po' questo, secondo me, l'insegnamento che devi prendere. Fai attenzione anche perché quando la carta mi parla di truffe, la truffa non deve essere necessariamente quella truffa che ti fa il truffatore. La truffa può essere anche quella che promuovi tu illudendoti di essere sulla buona strada. È il caso della persona che magari, per tornare al discorso esoterico, è convinta o convinto di avere chissà quale grande connessione, invece magari la connessione ce l'ha con energie basse che sono le migliori per spacciarsi per ciò che non sono. Quindi fai attenzione, perché tu non stai vedendo oltre, diciamo, quello che è un muro di restrizioni che ti sono probabilmente state inculcate dalla famiglia, mi viene sempre più da dirlo, o dall'ambiente sociale nel quale vivevi, e che ti ha portato ad una fame di materialità che però nel momento in cui si inclina, nel momento in cui si spezza, ti dà molto dolore. Quindi anche la perdita dell'amico che magari ti volta la faccia, anche la perdita del lavoro, anche la perdita di un buon affare, la perdita al gioco, possono essere per te piccoli grandi traumi. Devi sapere elaborare questo senso di perdita, devi tuo malgrado comprendere che perdere non significa essere sconfitti, ma significa avere l'opportunità per apprendere un qualcosa. La terza parabola dell'Aurora Consurgence si rifà alla storia della cattività babilonese, l'operazione è quella della calcinazione. Quindi qual è l'ostacolo esteriore? Abbiamo visto che l'ostacolo interiore è lavorare sul senso di perdita. Vediamo un po' come questo ostacolo esteriore si concretizzerà. Per te che hai scelto la variante della Shungite. L'eremita. Allora, probabilmente nella tua vita c'è o ci sarà un qualche tipo di quello che può essere definito abuso, fra virgolette, una parola forte, abuso, ma diciamo anche smacco, se vogliamo, da una persona che riuscirà a far capire che in un certo senso è più forte di te, o economicamente o lavorativamente parlando, o a livello anche di conoscenza esoterica. Quindi qua c'è un qualcuno che a un certo punto ti metterà di fronte a questo senso di perdita. Può essere anche un qualcuno che conosci da molto tempo, perché l'eremita è proprio una carta legata al concetto di tempo. Ed è di nuovo una carta di 9, ti invito a vedere come qui tu sia veramente ad una incarnazione che per te va proprio a sbloccare tante cose, a sbloccare anche tanti fardelli mentali. La carta dell'eremita potrebbe parlarci anche di un qualcuno che ti ci metterà suo malgrado con una scelta, quindi un qualcuno con cui potresti aver avuto desiderio di costruire un qualcosa, ma che poi alla fine ti volta la faccia, un po' il discorso che facevo prima del voltafaccia di un amico o del voltafaccia di un partner, una partner. È un qualcuno che ti mostra che alla fine il potere materiale non serve a niente. Alla fine un qualcuno che ti mostra che l'accumulo di risorse serve forse a vivere una stagione buona, ma sempre di una stagione si tratta. È un qualcuno che non si fa scrupoli ad attendere il momento per riuscire a scardinare questa tua certezza anche con estrema calma, tranquillità e pazienza. Devi anche vincere questa situazione qua. Può essere anche un ex o un vecchio amico, una vecchia amica, o nel caso dell'eremita anche un qualcuno che ha comunque più scienza di te. Quindi magari mentre tu ti concentri più su quella che è una sicurezza materiale, questa persona probabilmente si concentra nella ricerca di un equilibrio fra quella che è la materialità, perché ricordiamo l'eremita
è saturnino, quindi con la materialità ci sta alla grande, ma è anche uno studioso, è anche una persona che apprende, anche il grande mago, è anche il bagattello che ormai ha fatto tutta la prima parte del tarocco ed è diventato vecchio. Questa carta potrebbe dirci anche che per te il momento di misurarti con questa situazione rappresentata da una persona che per te in quel momento sarà proprio il male assoluto, potrebbe arrivare nella seconda parte della tua vita. O se già è arrivata, potrebbe riproporsi nella seconda parte della tua vita. La quarta parabola dell'Aurora Consurgens verte sul ternario. L'operazione è quella della ceratio. Ho associato questa parabola al nostro rapporto in società, al nostro posto in società, facendo 3 domande in un'unica carta. Come mi rapporto agli altri, come gli altri mi percepiscono e come in realtà vorrei rapportarmi agli altri, in sostanza la maschera sociale che rivesti. Eccola qua, è voluta scendere. Ce la teniamo. La forza, rivesti la maschera sociale di un qualcuno estremamente agguerrito, estremamente forte, estremamente anche curato o curata sicuramente in quella che è la sua persona, ma anche in quelli che magari sono i dettagli, un qualcuno che non lascia mai niente al caso. La forza può essere anche un qualcuno che veste una divisa, non necessariamente da poliziotto, da chef, da postino, da quello che vuoi anche, da medico, però di solito è una carta che parla di una persona che si pone agli altri e dà l'idea agli altri di essere abbastanza equilibrato o equilibrata e che anche ci tiene a questa sua immagine, forse tieni troppo a quella che è l'immagine sociale che ti sei fatto, che ti sei fatta. La forza è la carta dell'amicizia vigorosa, ma è anche la carta di chi questa amicizia improvvisamente di fronte al dissentire di un'altra persona può trasformarla in una guerra spietata. È una carta di volontà, una carta di assertività, una carta di sport, potresti essere uno sportivo, una sportiva, la carta di chi sicuramente ha a cura il senso dell'immagine e questo forse ci fa anche capire il perché un eremita poi va a rimproverarti, a metterti contro un po' tutto questo mondo, chiamiamolo così se non ti offendi, luccicante che tu vorresti creare, perché l'eremita alla fine ti dice guarda, ok, va bene l'immagine, va bene quella che è il modo in cui vorresti porti, il modo in cui vieni recepito o recepita, il modo in cui ci tieni anche tu stesso, tu stessa ad essere recepito o recepita, però sappi che in realtà il vero insegnamento di vita in realtà ti viene poi dall'esperienza e l'esperienza altri non è che la memoria. Quindi quello che sta dicendo secondo me questa sequenza di carte è che tu stai sicuramente facendo bene, vivendo nel presente, cercando di essere comunque sempre il top agli occhi delle altre persone, anche a livello caratteriale, soprattutto a livello caratteriale, però l'eremita ti dice fai attenzione perché questo costante qui ed ora, qui ed ora, qui ed ora, che tecnicamente fa anche bene, tu lo stai usando in maniera troppo superficiale e quindi magari poi ti troverai nel tempo a dover subire un po' lo smacco della perdita di tante certezze proprio perché questo qui ed ora non lo stai vivendo in maniera sana, ma lo stai proponendo in maniera estremamente assertiva, forse anche esigendo che gli altri possono, ragionare così, ragionare come te, essere sulla tua lunghezza d'onda. Quindi di conseguenza l'eremita ti dice pensa anche a quella che sarà poi la tua memoria, proiettati a costruire le tue risorse non tanto a livello fisico perché sempre le avrai, ma a livello animico perché saranno quelle che ti fregheranno. Qui c'è il rischio poi di passare una parte molto ampia della propria vita in solitudine e questo potrebbe veramente essere poi per te
un qualcosa che ti porta a rimpiangere questa grande assertività che tu hai in questo momento. La quinta parabola dell'Aurora è la casa del tesoro che la Sapienza costruì sulla pietra. Ho associato la carta della Sapienza, su cui c'è tutto un discorso nell'Aurora, con la prima carta, ovvero quella che ci fa capire il perché sei sorta in questa vita, perché sei tornata. Però c'è anche una parabola appunto che parla della casa del tesoro della Sapienza e che è associata all'operazione di fissazione. Ora ho associato questa posizione, questa quinta posizione, a quella che poi è la tua vera essenza, ma nel profondo chi sei tu? Al di là dei costrutti mentali, al di là di ciò che vuoi fare nella tua vita, al di là di ciò che comunichi, al di là di quello che la vita ti insegnerà, tu chi sei? Il 10 di denari. Allora, tu sei tornato o tornata qui alla ricerca di un qualcuno che forse è proprio questo eremita che può sanarti, ma perché? Perché probabilmente, mi viene da dire, le vostre coscienze. Allora, io non sono uno di quelli, metto le mani avanti, che mi dici, io e lui, io e lei stavamo insieme nella vita precedente. No, per me sono tutte bischerate. Però riconosco delle affinità che ci possono essere in quella che può essere appunto la coscienza di due persone, disincarnata o l'anima, che per estensione possono essere dette anche, diciamo, affini e quindi forse magari possono ritrovarsi in varie esperienze di vita. Quindi secondo me tu qua sei proprio per ricercare un qualcuno e secondo me questo qualcuno è funzionale poi a quello che è il tuo sdoganamento dai vincoli, dalle sicurezze. Il 10 di denari è una carta di gestione di eredità o anche di vincolo familiare, che è in grado appunto di darti la tua libertà, di insegnarti, tuo malgrado, ti ripeto, la tua libertà rispetto a quello che è appunto insomma, un qualcuno che è in grado di darti il tuo concetto di libertà, e che, ecco, questo volevo dire, è che in un certo senso è come se venisse un'esperienza di vita precedente. Quindi ritrovare un frammento di te in una persona che deve sanare il tuo senso anche, secondo me, di famiglia o di certezza. Ma io qua ce li vedo un po' tutti e due, che poi l'uno secondo me qui è figlio dell'altro, un po' qualcuno che ha bisogno di rimetterti sulla giusta frequenza per quanto riguarda il concetto di avere, di possedere, e i dogmi e le strutture che magari a livello di costrutto sociale ti sono stati inculcati. Quindi tu sei qui per ritrovare una parte frammentaria di te. Allora, la sesta parabola è la descrizione del mondo, l'operazione la coagulatio, quindi che strada dovrai percorrere per riuscire a ritrovare quella che è questa parte di te e a guadagnare il tuo senso di libertà, oltre l'illusione di un dogma che probabilmente ti porti dietro da altre vite, un attaccamento alla materia che probabilmente ti porti dietro da altre vite. Che strada dovrai percorrere? Il 7 di bastoni. Probabilmente dovrai percorrere una strada che a livello di conflittualità,
forse magari anche con questa persona ti darà tanto e alla fine dovrai fare una scelta che non ti piacerà. Probabilmente si tratta del perdono più verso te stesso, te stessa, che di questa persona che ti si pone un po' come ostacolo, come nemesi, diciamo in un certo senso, ma che ti ripeto, la cui connessione proviene dalla tua stessa connessione, quindi qua c'è una sorta di ritrovarsi animico in un certo senso. Diciamo che qui il 7 di bastoni ci parla di una lotta da fare, soprattutto credo a livello mentale più che fisica. Non voglio parlare del 7 di bastoni, è una carta che fa riferimento a due parti avverse, ma è anche il trionfo di quella che è la propria visione del mondo, una volta che questa sia anche un po' epurata da quello che può essere anche un senso di focosità che ci porta magari a buttarsi di petto sulle situazioni, di assertività fondamentalmente. Quindi io credo che qui ci sia proprio un momento chiave della tua vita dove un qualcuno ti crea una sorta di cortocircuito, diciamo, e ti costringe a ripensarti a livello materiale, a livello di rapporti sociali, ti costringe a ripensare anche ciò che hai costruito attorno a te e magari ti mette di fronte ad una scelta, se questo è ciò che veramente devi fare per evolvere o se magari preferisci ignorare tutte queste lezioni e rimandare tutto al prossimo step. Vediamo che cosa farai. La settima parabola è quella più bella, è l'operazione del Mysterium Conjunctionis, che è praticamente tratta dal Cantico dei Cantici, la chiusura delle operazioni, e ho associato questa settima posizione a quello che è poi diciamo un po' una prima sentenza della lettura, ovvero come sceglierò di muovermi, che cosa farò una volta focalizzato il problema. Il Fante di coppe, è probabile che tu scelga di perdonare, è probabile che tu scelga di non rimandare quella che è poi la situazione alla prossima puntata. Quindi è probabile che tu scelga anche di mettere un po' da parte forse questo grande costrutto, questa grande gabbia dorata che puoi avere sia fisicamente sia mentalmente, non c'è, e questa grande sete di beneficio per cercare appunto la saggezza dello stesso, perché vedi la differenza, ti ho fatto, mi sono anche un po' perso prima, l'esempio del qui e ora gestito in maniera male, alla fine l'eremita, Saturno, il tempo, è talmente atemporale che nemmeno il qui e ora lo contempla. Quindi fondamentalmente io credo che alla fine tu sceglierai di, diciamo, apprendere, bere un po' questo calice amaro in un certo senso, imparando la lezione da qualcuno che comunque sia, benché magari a livello sociale sia anche più basso di te o più bassa di te, è comunque un qualcuno che ha un insegnamento importante in merito a quello che è il tuo concetto di radici, il tuo concetto anche di evoluzione e di, diciamo, abbarbicamento anche un po' in maniera abbastanza inquieta, diciamo, a quella che è poi la materia. Quindi quello che mi viene da dire è che qui per te c'è un incontro fatale nella vita, soprattutto in quella che è la seconda parte della tua vita, dove tu dovrai forse fare una scelta fra quella che è la materia e quella che è la spiritualità, intesi come magari anche tutto un costrutto di regole sociali e materiali e mentali che hai, e magari un qualcuno che ti completa a livello animico, o anche una dottrina, diciamo, di tipo esoterico che ti dà una nuova filosofia di vita. È questo che ti libererà, è l'accesso a questa conoscenza che ti porterà poi quella libertà che tu devi guadagnarti in questa incarnazione. Vediamo perché sceglierai
Allora, lo so che questa è una domanda un po' strana, diciamo, però è giusto farla. Abbiamo iniziato questa lettura fra l'altro molto particolare, chiedendo perché ti sei incarnato, ti sei incarnata. Andiamo a chiedere perché sceglierai di reincarnarti di nuovo, perché la tua coscienza sceglierà ancora di provare l'esperienza umana. Che cosa dovrai guardare dopo l'aver appreso il valore della libertà di amare fondamentalmente se stessi, di non vincolarsi troppo alle certezze che questa vita deve insegnarti. Il 6 di coppe. Diciamo che dopo la libertà il tuo prossimo step sarà quello della ricerca del piacere, come scrive Crowley. Il 6 di coppe è proprio la ricerca del piacere. Interrogati molto su quello che è il concetto di piacere per te. Forse ci sono molte strutture anche in quel caso, e forse anche in quel caso devi cercare di lavorarci sopra, però magari lo rimandiamo alla prossima puntata e chissà se nella prossima incarnazione Cronos avrà un altro canale. Magari sarà un canale di cucina o un canale di punto e croce. Allora, il 6 di coppe fondamentalmente è uno sguardo al passato, è come se la tua coscienza fondamentalmente a livello, diciamo, ancestrale si ricordasse di aver speso troppo tempo di fronte ai piaceri illusori che però non ti danno vero completamento. Ecco quale sarà la ricerca della tua prossima incarnazione, sarà la ricerca del piacere di vivere in modo semplice, che poi è diretta conseguenza, secondo me, del trovare la libertà. La libertà si conquista quando si è in grado di percepire il mondo come un qualcosa di adogmatico, come un qualcosa di naturale, appunto, e la natura alla fine è fatta di piacere, è fatta di cose belle, è fatta di cose semplici. Certo, nella natura ci sono anche cose non belle, però è sempre un equilibrio, ed è un equilibrio che comunque crea la spettacolare bellezza della natura. La ricerca del piacere la vedo come tua prossima, di un piacere superiore, ovviamente parlo, non di quello, il piacere mondano potresti anche trovarlo in questa vita, anzi forse lo hai già trovato, di un qualcosa appunto di superiore. Ok, andiamo a vedere ora, facciamo delle domande molto semplici, buttando giù prima 4 carte e poi altre 3, e andiamo a vedere qual è il temperamento che devi curare. Tu sai che nella filosofia medievale ci sono 4 temperamenti, ovvero il sanguigno, il collerico, il malinconico e il flemmatico, e sono diciamo vincolati a quelli che sono i 4 elementi: fuoco, terra, acqua e aria. Quindi il sanguigno è all'aria, il collerico è al fuoco, il malinconico è alla terra, il flemmatico è all'acqua. Ora noi butteremo giù 4 carte e vedremo qual è l'elemento più forte per te e quale invece devi un attimino integrare per portare equilibrio. Certo, farla in un interattivo questa cosa o fa storgere la bocca a qualcuno, però diciamo che questo è alla fine un bellissimo esperimento che volevo fare da tempo, quindi allora, 8 di spade, la morte, il cavallo di bastoni. Vedi come sono spettacolari le carte. Qui abbiamo una carta di spade, quindi aria, la morte, scorpione, quindi acqua, il cavallo di bastoni è bastoni, quindi fuoco. Non mi scrivete per favore nei commenti la morte è Capricorno, la morte è Capricorno secondo Crowley, secondo il Golden Dawn, ed ha un suo perché. La morte tradizionalmente è Scorpione, così come il diavolo, Allora guarda che questa è una cosa molto bella.
molto bella. Allora, la temperanza di solito è associata al Capricorno, quindi è una carta di segno di terra. La morte abbiamo detto Scorpione, quindi segno d'acqua. Il cavallo di bastoni è un segno di fuoco, l'otto di spade è un segno di aria, una carta legata all'aria. Ora, sono tutte figure, qui è molto facile. Diciamo che forse quella un pochino più, diciamo, da curare, da sanare è quella dell'otto di spade, quindi una carta che va a parlare del dialogo con gli altri. Forse, ti ripeto, un po' questa tua assertività di fondo, questa tua sicurezza anche abbastanza ostentata, va un attimino mediata. Va un attimino mediata e riallineata a quelle che poi sono le altre qualità, perché poi determinazione ne hai, sicurezza ne hai, determinazione ne hai, intuito ne hai, devi migliorare la comunicazione. Sei un po' un universo a te che si espande solo nelle direzioni in cui secondo lui e secondo lei torna comodo, in realtà così ti privi di tante esperienze. 3 carte infine ti porteranno a visualizzare quelli che convenzionalmente sono gli strumenti di Dio e che devono essere in questo caso i tuoi strumenti, numero, peso e misura. Che strumenti ho? Quanto posso usarli? Quanto influiscono sulla mia vita? Cavallo di spade, 9 di coppe, 9 di spade. Guarda, hai la capacità di amministrare la legge. Questo non perché tu lavori nella legge, ma hai la capacità di amministrare la legge in quanto comunque proprio per queste tue qualità la tua parola o il tuo volere non è mai inosservato, non è mai messo da parte dagli altri, non passa mai inosservato, è un qualcosa che comunque un suo peso in società lo ha, o quelli che sono i tuoi rapporti sociali lo ha. Hai la capacità di parlare con intenzioni rette e anche di sanare le situazioni, un po' come ti dicevo prima, la ricerca del perdono con una punta di diamante che è un po' la somma di tutte le tue cattive esperienze e che però in realtà è un qualcuno a cui sei fortemente legato o legata. Quindi qua hai la capacità di curare con la stessa parola, però devi volerlo. Vedi, mi torna molto perché l'otto di spade qua ti diceva non è che non ce l'hai, l'otto di spade è una connessione diretta col divino, quindi le tue parole in un certo senso sono un po' anche ispirate. Il problema è che poi non le metti a beneficio dei rapporti sociali, di una correttezza etica e morale che poi porta beneficio un po' a tutti. Qua sembra che tu le usi spesso magari anche per tenere un po' questa rete di persone, di contatti e per gestirla anche. Quindi forse una persona che ha anche qualche, ragazzi, alla fine è un interattivo di crescita personale, anche un po' qualche input manipolatorio. Non voglio dire se è un manipolatore o una manipolatrice, però magari qualche input manipolatorio consapevole o meno ce l'hai. Vediamo infine l'ultima carta. Ho chiamato questa carta la torre, è la carta di Dio. Quanto sei Dio, quanto riesci in questa esperienza di vita a veder sorgere, ad essere artefice del sorgere della tua aurora, del tuo sole. Quanto ti è possibile scegliere di far sorgere la tua aurora, quindi di essere Dio fondamentalmente. In senso più ampio ovviamente. Sei di spade. Puoi essere Dio, puoi scegliere di far brillare la tua stella del mattino soltanto se
aprirai gli orizzonti. Ma qui mi viene anche da dire un'altra cosa: il 6 di spade è l'allontanamento dai pericoli. Quindi prima perdoni, prima rilasci, prima individui questa summa del dolore per te e prima rilasci il conflitto con questa persona che per te è il male assoluto, prima tu ti allontani da quella che è poi un'eventuale ricaduta. Vedi che però anche qua le carte sono singolari, 0, 6 e 6, ovvero due carte che insieme mi fanno un 12, una carta di ciclo. Per te è un ciclo importante, questo te l'ho detto subito. Ma anche il fatto che comunque 2 e 6 mi rappresentano due polarità. Anche se volessi guardarle come carta dell'anno, 6 mesi e 6 mesi. 6 mesi primavera e estate sono più miti, 6 mesi autunno e inverno sono magari volgono più al freddo. Puoi essere Dio nel momento stesso in cui perdonerai la tua nemesi, perché ne integrerai la sofferenza. Integrerai la sofferenza che ti ha causato o che tu hai causato a lui o a lei e la saprai trasmutare. Anche qua hai due carte di 9, vedi, la giustizia va a due carte di 9 di completamento. E questo è il lavoro che devi fare. Andiamo a vedere gli oracoli. Prima di chiudere guardiamo il Magical Botanical Oracle. Qual è il consiglio del Magical Botanical Oracle? La ruta. La ruta è amara, ragazzi, L'insegnamento di vita potrebbe non piacerti, ti ripeto. Si tratta di scegliere di perdere una volta, però perdere non vuol dire essere sconfitti definitivamente. La ruta è anche una carta di medicina, ricordiamocelo. Hai la facoltà di curare, come ti ho detto prima. Il ragno e la passiflora. Il ragno e la passiflora invece ci fa riferimento, secondo me, a quella che è poi la situazione iniziale di partenza tua. Forse potresti nel tempo, potresti già ora sentirti ingabbiato o ingabbiata in una serie di costrutti mentali o problemi anche di tipo materiale. Solo curando, appunto bevendo il boccone amaro oppure il morso del ragno, quindi solo prendendo quello che per te è veleno, ovvero il fare un passo indietro magari con una situazione che ti porta anche un pochino a ripetere, almeno a livello energetico, le dinamiche della famiglia, tu, e soprattutto che è rappresentata da una persona che per te ha contato o conterà molto, tu puoi diventare l'artefice di questa tela, puoi scegliere da che parte stare, solo che, un po' come se fosse una morte allegorica, questa scelta contempla l'abbeverarsi ad un calice che per te è veleno. Guarda, se la trovo voglio farti vedere una cosa. Vedi che lui ha il calice, infatti quando io ho chiesto che cosa farai, c'è il calice qua. Questo è quanto, e mi auguro che questo esperimento ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della tormalina. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della tormalina. Questo è un interattivo molto particolare. La prima domanda che andremo a porre agli arcani è: perché sei qui? Ovvero, perché la tua coscienza
ha scelto di tornare a provare l'esperienza umana. Quindi questo va al di là di quello che è il concetto di materia, il concetto stesso anche di relazione con gli altri, ma perché alla fine tu hai scelto di incarnarti? Qual è l'esperienza di vita che devi fare? Tu che hai scelto la variante della tormalina. Il 7 di spade. Beh, allora il 7 di spade non è proprio una carta meravigliosa, però ha anche dei lati positivi di tutto rispetto. È la forte individualità, per esempio, potrebbe essere indice di una persona che magari in vite precedenti o in questa si è spesa troppo per la comunità, per le altre persone, per un'altra persona a cui magari ha consacrato un lungo periodo di tempo della sua vita, e quindi questo poi ha creato conflitto, perché l'individualità alla fine deve essere un qualcosa che non sacrifichiamo su nessun altare, o almeno su nessun altare di quelli umani. Si può scegliere di essere connessi ad un'energia dell'universo che convenzionalmente possiamo chiamare fato, Dio, dei o come ti pare, ma anche in quel caso, se l'insegnamento è genuino, se l'insegnamento è veritiero, l'individualità è comunque un qualcosa verso cui si viene spinti appunto ad apprendere per noi stessi. Quindi qua secondo me potrebbe essere il senso di sacrificio e il senso anche del conflitto, perché poi la carta del 7 di bastoni è una carta di chi può avere attorno a sé, o può aver avuto anche, qui stiamo parlando ancora dell'esperienza di vita precedente, un conflitto molto forte con quella che è con quelle che sono le persone che ha avuto attorno. Conflitto comunque sempre dovuto ad un qualcosa di recondito, di segreto, di nascosto, un qualcosa che ci priva di nuovo della libertà di scegliere, della libertà di direzionare le nostre energie, della libertà di crescere. E quindi di conseguenza, tu sai, un po' come quelle persone che dicono ma una piccola bugia non guasta. La bugia guasta sempre, perché nel momento in cui tu mi dici una bugia tu mi stai privando della libertà di comprendere un qualcosa. Quindi ecco perché alla fine anche il non detto non è necessariamente per un 7 di spade carta di pettegolezzo, ma anche carta di diciamo mancata occasione o mancata possibilità, che però comporta un sacrificio. Quindi qualcuno qua potrebbe trovarsi appunto a essere una persona con 1000 incombenze, con 1000 situazioni, con 1000 porte aperte, a cui sacrifica molto quella che è la propria individualità. Ecco, ritrovare te stesso, te stessa, e soprattutto non spendere energie in eccesso per le altre persone è quello che forse devi imparare in questa incarnazione. L'ora è quella di Saturno, il giorno è venerdì 3 marzo, mentre sto registrando iniziamo a vedere i nostri 7 step tratti appunto da quelle che sono le 7 parabole della prima parte del testo dell'Aurora Consurgence. La prima parabola è la Terra dei 7 pianeti e il loro radicarsi nella Terra. È associata all'operazione di putrefactio, ovvero che cosa devo lasciare andare, cosa devo elaborare, cosa devo rilasciare in questa esperienza di vita. Qual è l'insegnamento che so già, che da dentro me stesso, me stessa, a livello inconscio, devo saper elaborare, devo saper anche trasmutare in potenziale. Il bagattello. Beh, è una carta forte anche qua, comunque
un bell'insegnamento potrebbe far riferimento di nuovo al senso di inganno, senso di occulto, senso di manipolazione, o anche a quello che è appunto il gestire, il saper vivere i rapporti sociali. Torna molto forse anche lo spendersi per gli altri. Il bagattello è comunque di fatto un manipolatore, quindi è qualcuno che tende a manipolare o ad essere manipolato. Forse l'illusione devi saper rilasciare del fatto che comunque le persone che ti sono vicine, o magari quelle persone, non tutte dico, con cui c'è un conflitto, siano poi persone che hanno la capacità di poter magari anche fare un passo indietro e cercare di appianare quello che può essere un eventuale conflitto fra voi. Insomma, forse anche rivendicare questa tua individualità vuol dire anche credere meno alla bontà delle persone. Non perché le persone siano cattive, ci mancherebbe, oddio, qualcuno lo sarà anche, ma perché fondamentalmente il tuo metro di giudizio per quanto riguarda appunto quella che è la manipolazione, la bontà, il non dire, lo stare un po' con i piedi in due staffe, può essere diverso da quello di un'altra persona. Quindi forse qua il concetto, diciamo, te lo dico veramente con tutta l'umiltà possibile, un insegnamento comunque alla fine, di mentire, ma non mentire agli altri, mentire a se stessi su quella che è poi la situazione che stiamo vivendo, forse devi un attimino rilasciarlo. Il concetto di illusione, ecco, potrebbe essere questo. Il bagattello alla fine è anche un prestigiatore, è anche un alchimista, ricordiamoci che l'alchimista usa spesso, nei testi storici gli alchimisti usano spesso l'idea dell'illusione, o l'idea anche delle persone che magari, loro li chiamavano i soffiatori di vetro, persone che magari appunto si perdono in alambicchi di ragionamenti e non vanno mai avanti, che è un po' anche quello che è il concetto del 7 di spade. Qui potrebbe esserci veramente un discorso di illusione che comunque alla fine questo grande sacrificio, questa grande, ci porti quella che poi è una ricompensa in termini di crescita. Forse devi rilasciare un attimino questa cosa. Andiamo alla seconda delle nostre carte, ovvero la seconda parabola associata al diluvio e all'ingresso della morte. Come ho scelto di rendere questa parabola? Ho scelto di renderla attraverso un insegnamento di vita che potrebbe non piacerti o potrebbe non esserti piaciuto, ma che tuttavia, nonostante ti abbia in un certo senso travolto o travolta, nel tempo è destinato ad insegnarti un qualcosa. Quindi vediamo un po' qual è questo insegnamento che dovrai avere tuo malgrado. Un po' un qualcosa che arriva appunto come il diluvio e travolge un po' uno step della tua vita importante. Ricordo che qui stiamo parlando della vita, non stiamo parlando di un periodo di 3, 6, 9 mesi. Qui parliamo del tuo cammino di vita, della tua mission. Il sole. Allora, ci sono problemi con delle autorità, o ci saranno problemi con delle autorità. Autorità non significa necessariamente problemi legali, possono essere anche problemi con un'autorità paterna, un'autorità al lavoro, un'autorità scolastica. Comunque qua secondo me ci sono proprio problemi con un qualche tipo di autorità. In alternativa potrei vederci anche un problema con un qualcosa che ti conferisce autorità, quindi magari una posizione lavorativa che viene persa, un matrimonio che fallisce, una situazione dove tu hai una tua azienda che magari sei costretta a rilasciare. Però sempre, secondo me, qui va a parlare del concetto di autorità. Perché? Perché nel caso del matrimonio fallito c'è comunque il divorzio, quindi lì c'è l'autorità. Nel caso del fallimento lavorativo c'è
comunque anche lì un discorso di iter legale da fare. Nel caso di un lavoro che si perde una posizione lavorativa, è il tuo prestigio, il tuo lavoro. Ecco, qui c'è un problema con quello che è il tuo prestigio o l'autorità, quella che tu hai costruito o che vuoi costruire, o un'autorità esterna. Di solito questa carta la metto per quello che non viene dall'esterno, quindi che proviene dal tuo interno, dalla tua interiorità. Però, ecco, ampliamo un po' gli orizzonti. Alla fine mi auguro siate tanti che guardate questo video, molto sperimentale perché è una stesa che ho creato ex novo, quindi. Però, secondo me qua il problema va a parlare proprio con l'autorità. La terza parabola dell'Aurora Consurgens è ispirata alla cattività babilonese, l'operazione calcinazione. Il senso della posizione che ho scelto è quello di un ostacolo che viene dall'esterno. Abbiamo già visto che dall'interno per te viene un qualcosa legato al riconoscere l'autorità. Quindi probabilmente credo che risponderanno in maniera continuativa, o almeno vediamo. Quindi mal tolleri un'autorità o mal tollererai un'autorità, e vediamo dall'esterno cosa viene. Beh, viene la torre. Sì, qui può essere la perdita di un privilegio, di un lavoro, di un'azienda, di un matrimonio, un qualcosa che ti costringe a misurarti con quello che era un tuo ruolo comunque importante. È una lezione che puoi imparare, perché poi alla fine la torre non è una carta così terribile come la si dipinge, soprattutto associata a un sole. Ora, non voglio cambiare le carte in tavola, però al di là del fatto di una lettura estremamente molto forte, aperta da un 7 di spade e portata avanti da 3 arcani maggiori su un intero mazzo, beh, direi che qui c'è la possibilità che questa torre sia visibile in modo anche più ampio, laddove tu potresti avere appunto un problema con quella che è la gestione di una posizione, dal matrimonio, ti ripeto, fino al lavoro, fino all'azienda tua, o anche un rapporto con un'autorità molto diciamo tirannica per te, che percepisci in modo tirannica, può essere anche un genitore. Dall'altra parte arriva uno shock, un momento di rottura che ti costringe un po' a fare i conti con questa autorità. Quindi nella tua vita vedo un po' un punto di non ritorno, dove appunto c'è un po' il reset di questo concetto di autorità dato da un evento che tu non puoi controllare. Forse potrebbe essere anche un po' la tua volontà di esercitare un'autorità, ma ce la vedo poco con un bagattello iniziale molto mellifluo, che ti porta poi ad avere questo shock improvviso che ti costringe appunto a fare i conti con il concetto di autorità. Qui mi ci sta anche la persona che alla fine, non per cattiveria, ma per insicurezza, si affida un po' sempre all'autorità degli altri. Quindi quello che ha bisogno del mentore, quello che ha bisogno della guida, quello che ha bisogno del maestro, che poi identifica poi un grande genitore nei compagni di vita. Ed è sbagliato, perché un compagno e una compagna di vita devono essere un compagno e una compagna di vita, non un surrogato di un genitore. Un capo al lavoro deve essere un capo, non un surrogato. Quando si dice quel capo lì è un buon padre, è sbagliato. Si dice il medico pietoso fece la piaga che mandava cattivo odore. Così è. Quindi può essere anche un qualcuno che cerca sempre l'autorità bonaria negli altri, ma che prima o poi si dovrà scontrare anche con l'altro lato. Può essere anche questo. Comunque il problema riguarda appunto l'autorità. Quarta parabola è associata al senso del ternario. L'operazione è ceratio e il senso che è dato alla posizione è quello della maschera sociale, fondamentalmente. Quindi come mi rapporto agli altri e gli altri come mi percepiscono, ma in realtà come vorrei rapportarmi agli altri, un po' quella che è la tua dimensione sociale. O come sarà
Il 9 di coppe non sembra una cattiva situazione, il 9 di coppe è una carta di appagamento, potresti essere una persona che appunto insegue un po' quest'idea di appagamento, ma d'altro canto il 9 di coppe è anche una carta di, come si dice, di mancanza di stimoli, mancanza di ambizioni, quindi forse mi torna anche un po' qui la persona che ha problemi con l'autorità, come dicevamo, di una figura sopra di lui o lei e che si spende mostrando non così tanto quello che è il suo valore, ma piuttosto mostrando una inclinazione un po' ad accontentare tutti, il che, ti ripeto, è sbagliato. Questo viene percepito anche dagli altri e quindi magari le occasioni non fluiscono anche per questo. Qui ci vorrebbe forse di rivendicarla un po' per sé, perché poi personalità ne hai, ci va a dire la prima carta, quindi ci vorrebbe un po' di mettere in risalto la tua personalità nei confronti di quelli che sono poi altri, anche perché questo 7 di spade che mi parla di qualcosa di nascosto e qualcosa per cui magari si viene anche biasimati, potrebbe proprio parlare del fatto di una persona che viene percepita come bravo o brava, però che non sfrutta a fondo quelle che sono le sue qualità. Si potrebbe dire il tale, la tale è bravo, è brava, però potrebbe fare di più, e il fare di più non significa fare di più sgobbando di più per gli altri o cercando di accontentare gli altri. Il fare di più significa trovare il buon equilibrio fra il fare per sé, che è sacrosanto, perché c'è anche una forma di egoismo sano ed è giusto che ci sia, e il fare per gli altri in maniera forse meno diciamo ansiosa, mi viene da dire, e più quadrata, più solida, quindi lo spendersi anche in maniera equa. Fondamentalmente il 9 di coppe è una carta anche di appagamento, proprio perché porta all'equità, alla saturazione allo stesso modo, quindi la saturazione può essere poi quella che ti spinge a cercare il momento per te, l'equità è quella che ti spinge a condividere il tuo tempo. E vieni percepita come una persona che sa spendersi, sa dare, che porta abbondanza anche, però questo poi ti porta, e questo ti piace, però ti porta anche il conflitto appunto poi con quelle che sono le decisioni altrui, l'autorità altrui o quello che è il non detto riguardo al tuo modo di rapportarti agli altri, in modo così mellifluo, un po' mi viene da dire, come diceva questo bagattello. La quinta parabola è la casa del tesoro che la sapienza costruì sulla pietra. La sapienza, non l'ho detto all'inizio, l'associo alla carta perché è associata proprio alla stella del mattino che sorge, quindi comunque l'associo proprio a quello che è il tuo sorgere, diciamo, in questo. Vediamo un po' come questa parabola che io ho associato alla tua vera personalità, oltre la maschera sociale, e che è associata all'operazione della fissazione, che carta ci dà appunto. Quindi al di là di questi costrutti che abbiamo visto ora, ma la tua vera essenza, quella atemporale, qual è? È un 3 di bastoni, è la persona geniale, innovativa, anche che va a cercare il dettaglio. La persona di nuovo torna, una persona che ha un profondo senso della giustizia, perché il 3 di bastoni è associato anche alla vittoria delle cause legali e quindi al trionfo della giustizia. Quindi sei una persona che ha un'equità di fondo, però il problema è che secondo me questa giustizia ti porta poi a portare giustizia agli altri, ma non portarla per te, un pochino forse a subire anche lo smacco appunto di quella che talvolta può apparire anche prepotenza degli altri, e che nel caso tuo diventa quasi una sorta di autolivellamento delle pretese, autolivellamento di quelle che sono poi le tue qualità. Quindi questo grande senso di giustizia che tu hai dovresti usarlo anche per portare la giustizia nella tua vita. La sesta parabola dell'aurora rappresenta una descrizione del mondo, è associato all'operazione della coagulatio. Il senso della posizione che ho dato alla carta è a cosa sono chiamato, come o chiamata, che strada devo percorrere.
L'otto di bastoni. Di spade, scusami. Allora, l'otto di spade è una carta importante, innanzitutto perché ci fa un passo da quella che è il motivo per cui sei tornato o tornata qua, 7 di spade a 8 di spade, quindi ci fa capire che comunque, essendo anche una carta di risoluzione di conflitti, probabilmente questo conflitto interiore con l'idea di giustizia lo vai a sanare in questa incarnazione. Ma è anche una carta di connessione al sé più profondo o anche all'universo, e quindi fondamentalmente quello che ti dicevo prima del portare l'equilibrio, il senso di giustizia anche nella tua vita, non di chiederlo, ma di portarlo, perché chiederlo è una cosa, portarlo è un altro. Di portare quello che è questo senso di giustizia nella tua vita ti aiuta a riconnetterti, a chiudere un po' questo conflitto e quest'ansia un po' di equità che tu hai, che ti porta però a spendere troppe energie. Quindi quello che tu devi fare qua è, se posso dirlo in maniera anche un pochino, l'otto di spade si dice una gabbia. Quello che tu devi fare qua è alzare un po' i muri, alzare un po' la gabbia, costruirti un po' un sano ego. Perché ce n'è bisogno, te l'ho detto prima, l'egoismo non è una cosa estremamente cattiva. Esistono delle forme egoiche che alla fine sono quelle che ci hanno permesso di arrivare al livello di civiltà che abbiamo ora, almeno civiltà parlando a livello di materialità, a livello animico ce n'è un po' meno. Però ecco, qua ti va a dire, guarda che questa vocazione al sacrificio, questo conflitto con l'autorità, questo percepire chi ha il potere, chi ha i soldi, chi ha la buona posizione come cattivo, no, non ti serve a niente, non è cattivo, per chi ha i soldi, anzi, magari se ti dà 2 dritte te li fa fare anche a te. Chi esercita il potere è comunque una persona che è chiamato o chiamata ad esercitare un qualcosa di sopra le parti. Quindi devi portare questo senso di giustizia nella tua vita, nel tuo quotidiano, e fartene partecipe tu, chiederti dove sbagli, chiederti qual è il conflitto che promuovi verso di te e di riflesso verso gli altri, e chiederti anche come puoi riconnetterti a questo tuo senso di giustizia senza tanti orpelli, perché poi ti ripeto, il 3 di bastoni, ti dicevo prima, la carta anche di chi, sì, ok, ha una grande intuitività, un grande genio creativo, una grande capacità di mettersi in gioco, però guarda anche troppo i dettagli. Ecco, gli orpelli lasciali, alla fine rilasciali, perché qui la fonte sicuramente è in grado di darti un senso di equità molto più ampio e sicuro, un terreno sicuramente molto più solido di quello che tu al momento hai, in una visione parziale della giustizia che paradossalmente, purché richieda equità verso di sé, in realtà non la promuove. Se ti riconosci nella variante, ovviamente, questo non l'ho detto, se no hai altre 2 possibilità. Ce la farai? Vediamo se ce la farai. Settima parabola, il Mysterium Conjunctiones, basata sul Cantico dei Cantici, opera meravigliosa. Come crescerò? Ce la farò? Cavallo di bastoni, ce la farai, ce la farai, ce la farai, perché il cavallo di bastoni è comunque una persona che viaggia, scopre nuovi orizzonti mentali ed è un ribelle. La tua ribellione deve essere sfruttata non tanto verso quella che è, ti ripeto, un'autorità che tu vedi come tirannica, ma verso quelli che sono i tuoi limiti. Il cavallo di bastoni è un ramingo, fondamentalmente, qualcuno che non ha patria, e quindi di conseguenza, se non ha patria, non ha neanche il legislatore della patria, ma è una persona che riesce a costruirsi una sua visione morale del mondo e soprattutto a riuscire questa visione morale a promuoverla attraverso quelle che sono azioni di valore. Ce la farai se riesci a ricentrare il concetto di giustizia secondo canoni non certamente
appartenenti a tutti, quindi magari un canone un po' riscritto da te, ma che però calzi alla perfezione con quella che è la tua profondità e quella che è poi la tua voglia di riconnetterti al vero te stesso, alla vera te stessa. È possibile anche che tu lo faccia dopo un viaggio, uno spostamento, perché sono già ben 2 le carte in tutta la stesa che mi parlano di quello che è un viaggiare, un muoversi, forse in alcuni casi anche all'estero, un qualcosa che ti porta appunto, forse dopo questo momento di frattura che vedo, c'è proprio un'idea di viaggio, di andare oltre e di, per la prima volta forse nella vita, di non porsi nemmeno il problema di dove si arriverà, ma di mettersi a fare per se stessi. Quindi sì, ce la farai, è un po' più difficile qua, però ce la farai. Allora, prima di passare alle altre carte, andiamo a vedere invece, lo so che questa è una domanda un po' triviale, però abbiamo visto come mai sei arrivata qua, abbiamo visto che è un po' un conflitto col troppo dare e col senso della giustizia che vuoi sanare o dell'autorità che vuoi sanare, e vediamo invece perché. Capirai che la tua situazione qui si è conclusa e accetterai di sperimentare un altro ciclo, ovvero nella prossima puntata qual è la lezione che devi imparare, detto proprio in soldoni. Alla prossima incarnazione. Il 6 di denari, vedi, il concetto di dare torna molto per te. Forse mi viene da dire, questo 6 di denari potrebbe anche parlarci del fatto che sì, qui riuscirai ad elaborare i cardini, ma forse non ti basterà una vita intera per capire come devi riuscire non solo a imparare a dare, ma imparare anche ad avere fondamentalmente. E come il concetto di autorità e di persona che comunque la esercita non siano concetti da rifiutare in toto. Il valore del sacrificio è dato dall'idea stessa di condividere il proprio tempo e dall'idea stessa di condividere le proprie energie, ma deve anche essere ripagato, deve anche essere retribuito in termini energetici, economici o in qualsiasi altro tipo di termini legittimi ovviamente. E quindi forse fondamentalmente questa cosa qua, benché tu la elaborerai in questa incarnazione, la vivrai in quella che è la prossima, e sarà probabilmente una incarnazione dove tu rappresenterai un'autorità. È probabile che tu sia chiamato o chiamata a mettere a frutto l'insegnamento di questa incarnazione attuale. Andiamo a vedere anche le restanti carte. Come sai, alla base della medicina tradizionale nel nostro Medioevo ci sono i 4 temperamenti: sanguigno associato all'aria, collerico associato al fuoco, malinconico associato alla terra, flemmatico associato all'acqua. Andiamo a vedere per te questi 4 temperamenti in questa vita, come sono, come stanno, quali di questi 4 temperamenti deve o devono essere riequilibrato. L'eremita, quindi elemento terra. Il 5 di bastoni, elemento fuoco. La regina di bastoni, di nuovo elemento fuoco. La morte, elemento acqua. Quello che manca è l'elemento aria. L'elemento aria probabilmente è un qualcosa su cui devi lavorare. Il pensiero, la razionalità e anche di nuovo il verbo, la giustizia. L'elemento aria
è appunto l'elemento di notizie ed è l'elemento col quale il Logos, Dio, crea il mondo, quindi è una parola giusta. Quindi lavorare sul dialogo con te stesso, con te stessa e con gli altri, non aver paura, mi viene da dire, di parlare alle persone esprimendo ciò che per te non è giusto o ciò che per te comunque è il dare troppo. Non aver paura a rivendicare quello che per te, vedi, un 8 di spade può essere anche un dover lavorare sul non detto, così come un 7 di spade, e forse questo potrebbe essere uno scoglio importante per te, il non dire, lavorare sul non dire, perché alla fine il non dire non è sempre, anzi spesso non è consigliato, perché il non dire poi presuppone che siano legittimate le altre persone o anche l'universo in sé a mandarci delle prove, a metterci alla prova. Il dire, il comunicare, il chiedere, alla fine l'esprimere anche la propria valutazione, il far sentire la propria voce, un po' mi torna anche il concetto di dover sottostare, scusami, a quella che sarà una qualche tipo di evento un po' scioccante, di nuovo portato dalla torre, quindi di nuovo portato da un elemento che si leva nell'aria e viene colpito da un fulmine, ok, elemento fuoco, ma che agisce attraverso l'aria. Quindi le parole sono importanti qua. Non avere paura di esprimerti, non avere paura di dire la tua, non avere paura di riequilibrare l'universo attorno a te attraverso quello che è il tuo pensiero. Ripeto, coltiva anche un po' un sano egoismo. Numero, peso e misura sono i tuoi strumenti, come ci dice la teologia medievale. Vediamo un po' gli strumenti di Dio, ovviamente. Vediamo un po' quali sono i tuoi invece a favore, visto che devi lavorare sulla mente razionale, più che sulla mente razionale, sull'energia del pensiero, sull'esporre il tuo pensiero. Vediamo un po' che strumenti hai e come puoi usarli. Il 5 di spade, il 4 di spade, il mondo. Tu puoi scegliere di ribellarti all'autorità, puoi scegliere di interrompere quella relazione, puoi scegliere di affrettare i tempi e tagliare con quel lavoro, affrettare i tempi ed andare via da casa, puoi scegliere di livellare in maniera molto assertiva, tu senza attendere che il destino lo faccia, quella che è una situazione di 5 di spade, quindi una situazione di sicuramente anche, non mi viene il termine, il 5 di spade è la carta un po' dell'autocompiacimento, questo volevo dire, quindi anche diciamo compiacerti del fatto di creare una frattura, ecco, puoi scegliere anche questo. E questo può essere nelle tue facoltà, lo scegliere di mettere uno stop, un fermo, sapendo che comunque tutto questo potrà e dovrà portarti ad un cambio radicale che curi poi il 4 di spade, quindi una carta di degenza, una carta di cura, una carta di anche riequilibrio interiore o dei rapporti con le altre persone, il tuo concetto di società. Torna qua, il mondo, la mondanità. Quindi attraverso un taglio con un tipo di autorità che tu personifichi in una situazione, anche perché magari qui mi si potrebbe dire il lavoro che faccio mi va, anche se non mi va l'autorità, perché dovrò perderlo? Magari non è la perdita del lavoro, magari il lavoro peggiorerà nel momento in cui arriverà una rottura in amore, per dire, possono essere due eventi che si accavallano. Quindi tu qui hai la facoltà di tranciare prima un qualcosa, a patto che tu sappia assumertene le responsabilità e che tu sappia capire il perché il destino ti ha portato a tranciare un qualche tipo di relazione lavorativa, amicale, familiare, eccetera, eccetera. Puoi scegliere tu dove operare questo taglio, ma scegli anche abbastanza in tempo, ribellati un po',
perché se no lo farà l'universo. Se non tagli tu, lo farà l'universo. La torre è l'ultima carta che andremo ad estrarre. L'ho chiamata la torre perché la torre è la carta di Dio. Bene, vediamo un po' se in questa vita tu, usando appunto gli strumenti di numero, peso e misura, quindi valutando quando tu dovrai tagliare con un qualche tipo di autorità che detieni o che ti aggioga ad essa, andiamo a vedere se tu riuscirai a realizzarti pienamente, in parole semplici e forse anche un po' presuntuose, a diventare Dio, ovvero ad accendere quella tua fiamma interiore che ti porterà poi ad evolvere. Il fante di denari. No, non lo farai. Non lo farai perché alla fine, come ti ho detto prima, tu in questa vita comprenderai il conflitto che hai con l'idea di giustizia o di autorità, ma questo ti porterà a dover tornare ad essere uno studente, a dover tornare a ricostruire la tua interiorità più profonda. Allora probabilmente in quella che sarà la prossima vita, dove sarai tu l'autorità, dove sarai tu la giustizia, dove rivestirai un ruolo di potere, probabilmente dovrai ancora imparare, dovrai ancora essere un apprendista, perché probabilmente in quel caso dovrai imparare a gestire l'altra parte. Ecco perché diciamo che il tuo corso di studi ha un primo step in questa vita e ha uno step successivo in quella dopo, in quella successiva. È come se la continuità fosse data dal dover provare le facce le due facce di una stessa medaglia. Sì, questo è. Andiamo a vedere delle carte oracolari per te che hai scelto la variante della Tormalina. È molto bella anche questa variante perché fondamentalmente qui si parla del senso di giustizia che in una visione più ampia è poi un qualcosa che riguarda l'equilibrio interiore di tutti. Alla fine il concetto di un'autorità che ci aggioga e che ci costringe lo maturiamo perché abbiamo un senso di giustizia disequilibrato. Però qui ti sarà dato di provare entrambe le parti. Magical Botanical Oracle. Il papavero. Woodland Wardens. L'alce e il frassino. Allora, molto singolari queste carte. Partiamo dalla carta dell'alce e del frassino. Potresti sentirti sopraffatto o sopraffatta di fronte ad una sfida che ti appare impossibile da superare, un po' come se appunto qualcuno te la imponesse. Lo spirito dell'alce ti ricorda qual è la tua forza. Sei chiamata a raccogliere le tue forze in vista di una grande sfida o di grandi sfide che ti attendano. Affronta quindi tutto con fiducia nella tua capacità di resistere, nella tua gabbia. Allo stesso modo il frassino è una carta molto robusta, in grado di prosperare anche in ambienti difficili e ci dice che tutto ciò che ci appare indisciplinato al nostro interno va domato, va
comunque messo a tacere, va trasmutato in quella che è una forza. In questo senso mi ricollego alla carta del papavero, perché la carta del papavero fa riferimento alle droghe e ti dice: guarda che le droghe oggi sono un qualcosa di visto in maniera brutta, perché comunque alla fine sono causa di della rovina di tante persone. Però nelle società tradizionali, ti dice, le droghe in realtà erano usate per riconnettersi al divino, per curare, per sanare, per fare viaggi sciamanici. Quindi non è tanto, ti sta dicendo, la droga in sé, è l'uso che se ne fa. Ora, non voglio promuovere, per carità, l'uso, ci mancherebbe, assolutamente. Però a livello simbolico, qui ti sta dicendo quello che per te è una droga, il potere, l'egoismo, queste cose che percepisci come cattive, che percepisci come tiranniche verso di te, in realtà possano essere anche armi che tu hai, proprio perché vai a domare quelli che sono gli elementi, come ci dice la carta dell'alce, indisciplinati, ovvero le tue paure, e vai a trasmutarle, fai pace con l'idea di giustizia e con l'idea di potere, perché ne potresti avere anche tanto. Perché vedi qual è il discorso? Tu mi parti da un bagattello che è un numero 1, un inizio, e poi mi appari come fante di denari. Quindi un qualcuno che comunque le qualità le ha, deve solo accettare di fare il percorso. Se qui fosse una persona che ha interessi esoterici, potresti anche essere una di quelle persone che magari è troppo sbilanciata da una parte e quindi magari contempla solo magari la visione angelica, cioè, oppure di contro la visione demoniaca. In realtà devi trovare l'equilibrio, devi trovare quella che è, cioè non esiste una giustizia che sia viziata, è sempre comunque un riuscire a portare un ordine, se no non sarebbe una giustizia. Spero che questa stessa ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'ossidiana. La mettiamo qua. Oggi è venerdì 3 marzo, l'ora è quella di Giove, per te che hai scelto la variante dell'ossidiana. La prima domanda che andiamo a porre agli arcani è il perché sei qui, perché la tua coscienza ha scelto di vivere questa incarnazione. Per quale motivo hai scelto di provare questa esperienza di vita? Che cosa ti muove? Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana. Allora, il principe di bastoni nel Crowley sarebbe il cavallo. Il cavallo di bastoni di solito è un ribelle, una persona che fondamentalmente, diciamo, si crea un po' la sua via di vita. Può essere una persona che brilla di luce propria, in un certo senso un maestro con tutti quelli che poi sono i pregi e i difetti del maestro. Il maestro può essere una persona molto sensibile a quelle che sono le istanze dell'universo, quindi anche molto aperta al dialogo. Di contro può essere una persona burbera o può essere una persona destabilizzante, che magari ci appare in alcuni casi anche un po' settata su quella che è la dimensione egoica, nel bene come nel male. Diciamo che il cavallo di bastoni è una carta che comunque principalmente parla di un grande viaggio che qui non si parla di quello che è poi l'esperienza di vita terrena nella materialità, qui si parla proprio
del motivo per cui hai scelto di tornare a fare questa esperienza. Quindi il grande viaggio può essere animico, può essere mentale, può essere anche fisico in alcuni casi, potrebbe essere anche una vita dove dovrai comunque fare uno spostamento importante. Certamente il cavallo di bastoni, torno a dirlo, è un ribelle, un qualcuno che spacca le regole, che spezza le catene, quindi qua probabilmente c'è anche da spezzare qualche tipo di catena che può essere con la nostra storia familiare, può essere con un'altra energia affine che magari abbiamo già incontrato in altre esperienze di vita, o può essere anche semplicemente il dover spezzare le catene di un modo di rapportarsi all'universo che forse magari non è funzionale a quella che è la nostra crescita. Certamente il cavallo di bastoni, in quanto carta legata all'elemento fuoco, è un qualcuno che è convinto, è convinta di ciò che fa, di come lo fa, e quindi vuole rivendicare, vuole diventare, più che rivendicare la posizione, diventare un qualcuno nella vita, ambisce ad avere una propria dimensione, un proprio spazio di vita, anche mentale o anche energetico, quindi un qualcuno che fondamentalmente non si abbassa alle regole, le regole le crea, le riscrive. Forse anche la rottura può essere con una tradizione iniziatica, con un insegnamento che magari nella vita precedente hai sposato ma che ora contesti in pieno, oppure con un qualche tipo di autorità, ma io ci vedo più con un cavallo di bastoni proprio il ribellarsi a quello che è un dettame di vita, quindi ci vedrai più l'insegnamento iniziatico, secondo me, o comunque anche le catene familiari o le catene sociali, per carità, potrebbero essere anche queste. Sicuramente il cavallo di bastoni, come tutte le figure dei ribelli, è anche fondamentalmente un gran sognatore, un gran romantico, perché ha la capacità di sognare il momento in cui spezzerà queste catene, e sarà proprio questa capacità a portarlo, a portarla a riuscire, o perlomeno nella gran parte dei casi, in quella che è la sua sfida. Ha la tempra del leader, la stoffa del maestro, il rango di persona di potere, la possibilità di diventare imprenditore e imprenditrice di se stesso, se stessa, insomma è un qualcuno che vuole rompere o viene per rompere un qualcosa di ingiusto e viene per ribellarsi. Ribellione è la tua parola. Non mi stupirebbe se qui tu fossi un po' come Cronos, la pecora nera della famiglia, ecco sì, potrebbe essere così. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi dorati dei Visconti, mazzo veramente superbo, qual è il tuo percorso. La prima parabola dell'Aurora Consurgens è la Terra nella quale mettono radici 7 pianeti di operazione a cui è associata è la putrefattio. Il senso che ho associato alla posizione è che cosa io devo lasciare, che cosa devo elaborare, qual è il concetto, l'insegnamento, l'idea, il mood che in un certo senso devo rilasciare in questa esperienza, che cosa non devo portarmi dietro per la prossima esperienza di vita. Il fante di spade. Questa è molto interessante. Il fante di spade di solito è una persona estremamente attenta a tutto. È una persona che spia, che controlla, che guarda, rappresenta ciò che si comunica attraverso scrittura, comunicazione, rappresenta tutto ciò che può anche rappresentare un po' un effetto sorpresa per noi. Secondo me un po' devi rilasciare questo senso di imprevedibilità della vita, perché da una parte ci potrebbe essere quello che è appunto il senso di una persona che scruta, che spia un po' anche con magari la paura di farsi avanti, quindi da una parte ci potrebbe essere anche il discorso di avere forse da una parte la tempra del ribelle, dall'altra poi nel sociale, nei rapporti con gli altri o nelle tue cose avere un po' anche troppa forse paura poi di mettere
in moto il cammino di questo ribelle, quindi la persona che dentro di sé rimugina, farei così, direi così, poi però in realtà non fa mai niente, perché magari ha paura di ferire gli altri. Dall'altra c'è forse anche poi la paura della reazione, non solo degli altri, ma anche dell'universo in generale, quindi la paura che la catastrofe sia lì ad arrivarci, un po' di pessimismo anche secondo me deve rilasciare, una visione forse un po' disillusa della vita che ti porta a vedere sempre i lati negativi o comunque non ti fa esprimere al meglio quelle che sono le tue qualità che, se portate a girare al massimo dei loro giri, spaccherebbero veramente il mondo. Un po' forse come se qualcuno ti avesse inculcato un po' quest'idea di dover comunque sempre attendere il rovescio della medaglia. Mi dici oggi sono stata a comprare sigarette, ho vinto 100 euro, ma vedrai le spendo presto. No, non deve essere necessariamente così. Quindi un po' questo senso latente di incertezza che ti porta a sacrificare anche molte delle tue qualità o che ti porta a teorizzare tanto senza mai poi mettere in moto veramente quelle che sono le tue qualità fino in fondo, ecco, devi un po' rilasciarlo. Vediamo un po', la seconda parabola è associata al diluvio e all'ingresso della morte del mondo, quindi due eventi che non sono propriamente ascrivibili alla volontà umana, anche se tradizionalmente nelle storie viene detto che è colpa dell'uomo, eccetera, eccetera. Però sono due eventi che il destino manda un po' per mettere alla prova l'uomo, o che la divinità manda. Quindi la seconda domanda è appunto: che cosa mi travolgerà, quale diluvio verrà a spazzare un po' questa mia vita, o magari è già avvenuto. L'otto di spade. Allora, l'otto di spade può essere una sorta di gabbia. La gabbia può essere un qualcosa in cui ci chiudiamo volontariamente, perché magari è un qualcosa che ci andiamo a cercare per insicurezza, un po' come se si dicesse: io so di avere le capacità, però ho anche tutti questi blocchi, quindi intanto mi incanalo le energie in un qualche tipo di situazione e vedo un po' come butta, vedo un po', per esempio può essere l'accettare un lavoro che non ci piace, o magari anche l'aprire una frequentazione per compensazione alla fine di solitudine, in attesa magari che poi nel tempo finisce per diventare una gabbia. E quindi un qualcosa che fondamentalmente, più che arrivare come un diluvio, ci si costruisce attorno nel tempo. L'otto di spade è anche una carta di connessione col fato, col divino, col cosmo, quindi probabilmente anche potrebbe essere una percezione magari errata di quelle che sono le energie del cosmo, che è destinata a rinnovarsi, a veder crollare un po' una torre di convinzioni, e quindi anche il fatto di dover ampliare i propri orizzonti. C'è molto mentalismo qua, molte spade. Questo cavallo di bastoni in realtà potrebbe fare molto, ma si limita a teorizzare. Potrebbe essere anche la mancanza di mezzi, o il fatto che comunque abbiamo un po' la latente paura che i mezzi non ci bastino mai, e quindi abbiamo sempre bisogno di compensazioni continue. Ed è un circolo vizioso nel quale entriamo, sia l'accettare il lavoro che non ci piace, sia l'aprire la relazione per compensazione, sia la costante carenza di mezzi che ci porta un po' anche a cercare rassicurazione in quella che è magari anche una spesa compulsiva, o quello che può essere magari anche un compulsivo dover frequentare gli altri, insomma il bisogno di approvazione, eccetera, ci portano appunto a costruirci un po' una torre di relazioni intorno che prima o poi crollerà, perché una torre fatta con le spade non è una torre fatta in maniera classica. Una torre, se allunghiamo una mano, una di queste spade ci ferirà la mano, quindi
alla fine un qualcosa che ci ferisce, può essere quindi anche un sentirsi fuori luogo, questo. Comunque secondo me è tutto frutto delle tue convinzioni mentali qua, perché le spade alla fine mi rappresentano sempre questo. La terza parabola è associata alla cattività babilonese, l'operazione è quella della calcinazione, ovvero una volta che abbiamo capito qual è il problema, quindi magari la poca, diciamo il poco sprone a mettersi in gioco completamente, anche per paura di essere feriti, forse anche per estrema sensibilità o di ferire o per bisogno di approvazione, qual è quell'evento, quell'ostacolo esteriore che l'universo ci pone quale prova di vita? Il 10 di coppe, guarda come sono sincretiche queste carte. Il 10 di coppe è proprio il riconoscimento, l'approvazione. Il 10 di coppe ci parla, ed è anche l'appagamento, fra l'altro, ci parla della necessità di far pace proprio col concetto di approvazione e di sensibilità. Ora, dato che il problema l'abbiamo già focalizzato, si potrebbe poi, diciamo, concretizzare questo 10 di coppe nella persona che ritiene che gli altri non l'ascoltino mai e quindi dice nessuno mi ascolta mai, oppure nella persona che dice ma guarda, non mi apro alle storie d'amore, tanto sono tutti casi umani, mi vengono sempre tutti uguali o tutte uguali. Oppure la persona che dice non mi butterò più in questa cosa, nell'altra cosa, perché tanto comunque non mi dà. Ma in realtà abbiamo visto che non ti dà non perché, è molto sottile qua, non perché non ti darebbe, ma perché l'energia con cui tu ti approcci è quella della ripetizione di un circolo vizioso che alla fine si basa essenzialmente sul tuo bisogno di approvazione. È questo che ti frega. Il bisogno di approvazione richiama gli adulatori, non richiama le persone sincere, richiama chi per natura è adulatore o adulatrice. E quindi le molte prove per te riguardano proprio gli adulatori, le adulatrici, persone che non solo in campo sentimentale, ma in generale ti pongono su un piedistallo per poi in seguito provare la gioia di deporti dal piedistallo. Devi riuscire a darti valore e ad eliminare questa necessità di approvazione senza la paura che il piedistallo possa cadere. Quindi devi riuscire a fare la pace con quello che è il tuo valore alla fine, che deve essere dimostrato più a te stesso, a te stessa che agli altri. Non hai niente da dimostrare agli altri finché il tuo valore non lo dimostri a te stesso, te stessa, finché, ecco perché anche un cavallo di bastoni, perché comunque alla fine uno che valore ne ha, alla fine è sempre un cavallo, quindi sempre un guerriero. Questo è. La quarta parabola è è basata sulla teoria del ternario, l'operazione è quella dell'aceratio. Il senso che ho dato a questa posizione è quello della maschera sociale, come mi rapporto agli altri e quindi di conseguenza come gli altri mi percepiscono, ma come vorrei anche rapportarmi agli altri, quindi quella che è la tua maschera all'interno della società. La stella. Vieni percepito come una persona estremamente affabile, gentile o comunque disponibile. Il tuo carattere ribelle, te l'ho detto prima, è poi fermato un po' da quella che è un'eccessiva sensibilità e quindi questo probabilmente viene percepito di te.
l'eccessiva sensibilità, l'eccessiva affabilità, che può essere una bella cosa, ma è anche, ti ripeto, un'arma a doppio taglio, perché porta poi a non darsi troppo valore e magari anche a coltivare quella umiltà che va bene, ma che se troppa, quando è troppa, rischia di diventare anche un po' una zappa sui piedi, quindi fai attenzione anche a questo concetto. Questo è sia come vorresti tu, forse la tua è anche un po', mi perdonerai, questo è un video sulla crescita personale, quindi ogni tanto si sparano grosse. E forse un po' anche una percezione dell'umiltà che in realtà è viziata dalla paura, è come se qui l'umiltà si dicesse si deve coltivare per evitare di, non perché si vuole avere un'umiltà che non è quella che ti fa servire a tutti, ma è quella che ti fa capire di essere una persona con tutti i diritti e i doveri delle altre persone, quindi una persona, qualcuno che ti mette appunto in un mood di eguaglianza anche a livello sociale importante. Qui forse è coltivata perché si mette le mani avanti di fronte a quelli che poi possono essere appunto i rapporti sociali viziati, dove ci possono essere o troppe aspettative o poca attenzione. Non è che essendo sempre buoni con tutti si risolvono le cose, a volte ci vuole anche il pugno di ferro. Quinta parabola, la casa del tesoro che la sapienza costruì sulla pietra. Allora, la sapienza, che è proprio il motivo con cui inizia l'Aurora Consurgens e che è personificata in questa lettura nella prima carta, in quanto l'Aurora parla appunto del sorgere della stella Venere, quindi qui ho detto come mai tu sei sorta a questa vita, l'ho codificata così, a qualcuno piacerà, a qualcun altro no, pazienza. Io l'ho associata a quella che è la tua vera natura, ovvero ma dentro fondamentalmente questo cavallo di bastoni riesce ad essere se stesso nel profondo. Tu sai chi sei, ne hai coscienza di questo tuo rango di cavallo di bastoni? Due di coppe. Dentro sei una persona equilibrata, vedi? Sì. Due di coppe, potresti anche essere una persona che questa estrema assertività, questa forza, questa grinta la vorrebbe esprimere nell'amore. E qui potrebbe esserci veramente un triangolo importante a livello di sensazioni, perché da una parte c'è la sensazione di non meritare, o perlomeno la paura di non meritare, e dall'altra c'è invece la voglia estrema di meritare, supportati da quello che poi è un carattere che non si fa tante domande ma va e si prende. Quindi il conflitto che ti porta poi un po' a livellare un po' tutte quelle che sono le tue, anche le tue richieste agli altri, si codifica in questa stella che appunto va a riproporre il discorso della umiltà portata a livelli estremi, che poi ti fa apparire come persona magari anche senza carattere. In realtà carattere ne hai da vendere. Due di coppe è una carta di festeggiamento, una carta di conciliazione di opposti, una carta di una persona che riesce a vivere pienamente in maniera molto convinta e anche in maniera molto bella quello che è il suo tempo. Quindi volendo al tuo interno il nocciolo è questo, dovresti un po' rilasciare secondo me questo discorso dell'estremo, anche dell'estrema sensibilità verso i rapporti sociali, anche perché ti ripeto, la richiesta di attenzioni attira gli adulatori, quindi fai lo step successivo, passa a quello che è il darsi attenzioni, che richiama poi persone che si danno attenzione, quindi si va a costruire un dialogo sano. La sesta parabola è la coagulatio, la descrizione dell'universo fisico. Il senso della posizione che ho scelto per la carta è come lo devo percorrere questo universo, a cosa sono chiamato, a cosa sono chiamata.
qual è il percorso di vita che devo fare per arrivare a realizzarmi pienamente nella mia mission. Il 7 di bastoni. Allora, il 7 di bastoni è una bella carta per quello che riguarda il riconoscere le proprie qualità, però è sempre una carta di conflitto, quindi si oppone alle due parti. Sì, mi torna molto quello di prima, rinuncia ad una parte della tua sensibilità, anche se questo potrà farti male, è una scelta scomoda il 7 di bastoni. Cerca di capire anche che la sensibilità vuole ed esige sensibilità, il dare vuole ed esige un ricevere, e soprattutto anche la voglia di essere completati da una controparte, perché il 7 di bastoni è anche una carta che, ti ripeto, presuppone due parti, vuole ed esige altrettanto rispetto di quanto si dà all'altra parte. Quindi qua potrebbe esserci anche un conflitto con le molte persone attorno a te o con una o due persone particolari nel corso della tua vita, dai quali devi trarre un insegnamento che riguarda proprio l'approvazione degli altri. Sì, è questo. Quindi il conflitto, secondo me, in alcuni casi è addirittura anche molto profondo e potrebbe essere legato alla sfera emotiva, qua. Sì. Settima e ultima parabola, il Mysterium Conjunctionis. Vediamo se, basato peraltro nell'Aurora Consurgens su un magnifico testo che è il Cantico dei Cantici, vediamo se riuscirai ad unire le due polarità, ad unire sia questo tuo bisogno di emergere con quelli che sono i tuoi tratti caratteriali più forti e più determinati per raggiungere la tua realizzazione. Il 10 di spade, sì, ma con estremo dolore, con quello che sarà un litigio, un qualcosa che ti farà capire uno o più grossi conflitti nella tua vita a livello affettivo, ti porteranno ad individuare dentro di te, forse ad incattivirti un po', però paradossalmente questo non è male, perché ti farà capire che in realtà, siccome hai una grande sensibilità, tu capirai che l'incattivirti non deve essere preso come incattivirti verso tutti, ma deve essere preso come contemplare anche quelle che sono le tue necessità. E lì tu capirai, probabilmente anche rinunciando a qualcuno che potrebbe essere importante per te, però probabilmente rinuncerai perché non ti servirà più come insegnamento di vita. È un conflitto che secondo me si trascina anche parecchio questo, però ti serve, ti dà un grande insegnamento e ce la farai. Allora, questa è una domanda che può apparire molto particolare. Con la prima carta ho chiesto perché sei venuta qui, con la seconda andrò a chiedere dove andrai dopo, ovvero la tua coscienza sceglierà di provare di nuovo l'esperienza umana? E se sì, quale sarà il prossimo step? Il cavallo di denari. Allora, laddove i principi sono cavalli, nel Crowley il cavallo è il re. Il re di denari fondamentalmente è una persona che gestisce una posizione di potere
e che ha capito quanto valore dare a persone e a situazioni attorno a sé. È una persona che probabilmente saprà sfruttare al meglio le sue qualità e saprà mettere a frutto quello che la memoria ancestrale serba di questa vita. Con ogni probabilità il tuo conflitto qua passa per l'approvazione e si tocca il suo culmine nel caso dell'amore. Non ti dico che sarà una vita senza amore, ma probabilmente sarà la vita nella quale il grande amore ti volterà un po' le spalle, o comunque tu lo volterai al grande amore. Questo non sarà così per la prossima vita. Il cavallo di denari, il re di denari in realtà nel Crowley, il cavallo, ho detto prima, è comunque una persona fedele ai propri ideali. È possibile anche che tu faccia proprio una crescita attraverso il mistero dell'amore, attraverso la comprensione di cos'è dare e darsi amore, e questo non passerà soltanto per il bello, ma passerà anche per il conflitto. Tu faccia una crescita di potere che ti porta poi a diventare ancora più, diciamo, questo è un militare, questo è un generale, quindi ti porta allo step successivo. Sicuramente un maestro, una maestra, mi sembra di averlo accennato anche prima, sicuramente una persona che sarà molto elevata a livello di potenziale, a livello di potere, a livello di ruolo nella società. Ma perché? Perché ci sarà stato tutto il lavoro sul senso di amore fatto prima, che alla fine resta la più grande delle forze. Sì. E ci sarà un lavoro fatto sul concetto anche di amore per il prossimo, non solo amore carnale, amore fisico, amore per la coppia, perché la tua sensibilità parte da secondo me, da un travisare il concetto di amore, sì, che ti porta poi appunto a volgere quelle che sono le tue qualità verso a stemprarle, diciamo, nell'umiltà, in questo quieto vivere che però non è nella tua natura. Ecco perché l'universo allora provvederà, ti darà magari queste relazioni tormentate, o comunque una relazione tormentata importante, o più di una. Questo non vuol dire che non ti darà una relazione fissa in questa vita, ma ti porterà a comprendere veramente cos'è l'amore. L'amore per te stesso, per te stessa e di riflesso per gli altri. E questo sarà il cavallo di denari, cioè il re di denari fondamentalmente. Come sai, nella filosofia medievale ci sono i 4 temperamenti: il sanguigno associato all'aria, il collerico associato al fuoco, il malinconico associato alla terra e il flemmatico associato all'acqua. Andiamo a vedere dove puoi portare riequilibrio, dove devi portare riequilibrio in queste 4 esperienze della persona. La regina di coppe, acqua. Il 7 di spade, aria. L'asso di spade, di nuovo aria. E infine di nuovo aria con il 4 di spade. Fondamentalmente è la terra l'elemento che ti manca, perché il fuoco ce lo hai di base e c'è tanto pensiero qua, troppo pensare, veramente c'è tanto pensare, tanta attenzione, tanta accortezza, tanta che non va bene. Devi riportare il riequilibrio, devi teorizzare meno e fare di più, e che era già uscito prima fra l'altro. Tutto però questo grande pensare è fatto alla luce di una regina di coppe, quindi alla luce di un'empatia. Potrò fare questo, potrò permettermi questo, potrò fare qui, potrò aprirmi là, No, fallo e basta. Alla fine in tutte le esperienze di vita esistono anche le porte che si chiudono. Pensa all'autrice di Harry Potter, quante porte gli hanno chiuso in faccia prima di... Non aver paura, non c'è
il bisogno di rassicurazione, di approvazione, non è una cosa che si vende in drogheria, cioè l'approvazione non si vende in drogheria, alla fine ci si mette in gioco, ci si guadagna sul campo e tu le qualità ce l'hai per guadagnartele sul campo. Quindi questo vale anche per i rapporti d'amore, forse è proprio questo che devi imparare in questa vita, visto che i due di coppe ti esce come carta tua centrale, cioè tu hai diritto, oltre che dovere, perché sembra che qui tu abbia solo dovere di amare, qui tu hai anche diritto di essere amato o amata. E quindi fondamentalmente qua c'è un po' una situazione nella quale si livella un po' alla luce di una grande sovrastruttura mentale, un grande pippone mentale che poi si stempla nell'interiorità più profonda, che è poi viziata da queste sovrastrutture. Quindi buttati in gioco, figlio mio, figlia mia, dai, su, non perdere tempo, che ne hai di qualità. Guarda quante spade c'hai, 1, 2, 3, 4, 5. Troppi labirinti, troppe architetture, troppo. Va bene magari per il lavoro, va bene magari per la concentrazione, per lo studio, ma non va bene per il bisogno di approvazione, per il riconoscimento, per l'appagamento. Non va bene perché non posso io propormi ad una ragazza se ho paura di allungare un dito, cioè no, anche no. O propormi anche per un lavoro. Io ho fatto l'esempio in amore perché mi sembra sia preponderante qua, ma anche per il lavoro. Datti valore, datti valore, datti valore. Vediamo un po' questo valore come te lo dai. Numero, peso e misura, gli strumenti di Dio. Vediamo se sei capace di avere dei tuoi numeri, strumenti e misura. Numero, peso e misura, ho sbagliato. Ovvero che strumenti ho, quanto posso usarli e quanto influiscono sulla mia vita. Il Papa è la saggezza, la morte, hai la capacità di saper essere anche abbastanza mellifluo o melliflua per abbracciare comunque i cambiamenti. L'appeso, secondo me qua potrebbe essere anche un qualcosa che ti porta ad avere una grande memoria di te oltre questa esperienza. Potresti avere delle suggestioni che magari ti rimandano proprio a quelle che sono le esperienze di vita precedenti, oppure sei una persona che ha anche una visione estremamente forte di quella che è la connessione universale, quindi una persona anche interessata alle dottrine magiche, alle dottrine olistiche, all'astrologia, una persona che ha anche un vasto sapere in questo senso. Beh, usalo, caspita. Sei anche probabilmente una persona che non ha ancora finito di scoprire tutte le sue qualità. Un appeso e una morte, ovvero si può cambiare punto di vista su se stessi, sulla propria conoscenza. Sei una persona dinamica in questo, ma tutto questo mentalismo qua me lo va a dire anche. Una persona che pensa tanto, probabilmente un buon lettore, una buona lettrice, e però devi riuscire a mettere a frutto il sapere, perché il tuo sapere è molto ampio ma è molto teorico. C'è poi paura di metterlo in pratica in tutto. Magari lo stai anche già mettendo in pratica, però è solo parziale. L'ultima domanda che poniamo agli arcani è molto singolare, l'ho chiamata la torre, la carta di Dio fondamentalmente, ovvero quella scintilla interiore che è mossa nel tuo caso dall'amore e supportata anche da un sapere, anche un sapere intuitivo, quindi che viene anche da una coscienza precedente, cioè dall'incarnazione precedente della tua coscienza.
riuscirai a farlo brillare in questa vita, per estensione a diventare tu stesso Dio, anche se può apparire come una cosa un po'... Riuscirai alla grande, bagattello, riuscirai alla grande, assolutamente. Non ci sono grandi cose da aggiungere, riuscirai perché capirai, elaborerai il dolore. L'elaborazione del dolore ti porta a diventare una persona che non dimentica la sua grande empatia verso il tutto, ma sa anche manipolare materia ed emozioni. Manipolare non in senso negativo, manipolare in senso positivo. Trasmutare, un po' come fa questo appeso, che poi è molto singolare. Tecnicamente, qui la carta della morte viene dopo l'appeso, quindi tecnicamente c'è una posa di morte e una carta di morte. Qui è come se ci fosse una rinascita, perché è il processo inverso. E questo alla luce comunque della rivelazione, della presa di coscienza. Il Papa è il divulgatore dei segreti. Riuscirai alla grande se stai facendo un cammino esoterico, olistico, magico, addirittura qua i risultati sono ottimi. O comunque qualcosa legato a queste discipline. Ci posso mettere anche l'arte, ci posso mettere la comunicazione o in generale anche l'amore. Fondamentalmente un Papa che diventa appeso attraverso una morte ribalta un po' quella che è la condizione un po' di sapiente monade come il Papa, come una carta di appeso che poi va a significare una relazione che dura nel tempo, il bagattello anche. Quindi qua riuscirai pienamente a trasmutare questa tua profonda sensibilità, che va anche bene, questo tuo bisogno di approvazione, questa tua umiltà portata anche all'eccesso, in un qualcosa di così, degli elementi, la miscela riuscirai a farla bene con questi elementi. Ma perché? Perché passerai attraverso anche tu un po' quello che è una forte disillusione, ecco. E probabilmente anche sarai tu a scegliere. Quindi qua in realtà, nonostante ci sia un 10 di coppe, vedi, la scelta del 10 di coppe fondamentalmente può essere anche una scelta che io dicevo viene dall'esterno, quindi ci ho letto il bisogno d'approvazione, però è anche possibile che questo bisogno d'approvazione poi ti porti appunto ad attirare persone che sono adulatori e quindi nel tempo vai a capire, a rilasciarlo, vai a sanarlo e quindi di conseguenza anche le eventuali persone con cui puoi avere storie tormentate che ancora ti influiscono su quella che è la dimensione caratteriale, nel tempo vai a sanarle, vai a rilasciarle. Quindi comunque qua alla fine riesci alla grande, dai. Vediamo anche per te gli oracoli. Abbiamo il Magical Botanical, Datura Stramonium. Accidenti, qui ho parlato prima di magia e mi esce una delle piante magiche per eccellenza, lo stramonio. E vediamo anche il Woodland Woodlands. Il segugio e la pera e la fedeltà, vedi? Allora, la carta dello stramonio, che poi in realtà lui chiama in realtà Thorn Apple, quindi mela, apple, thorn, non lo so, va bene. È una carta che ci fa riferimento a quelle che sono le visioni, i sogni, la connessione altra, quindi qua mi viene sempre più anche da pensare che tu possa essere veramente un qualcuno destinato a fare comunque grandi cose a livello esoterico o un qualcuno che ha comunque un eccellente percorso a livello esoterico. Tant'è vero che nella prossima vita mi diventi anche il mago, quindi un qualcuno che cresce anche di livello. Ti faccio notare che qui sei un militare, qui sei un generale e qui mi diventi il mago.
che poi diciamo qui in realtà non è nella prossima, qui è in questa, riesci, però è quella che poi ti traghetta, quella è poi l'esperienza precedente, quindi comunque alla fine qua il salto di qualità lo fai. Ma perché? Perché paradossalmente rinunci alla fedeltà. Allora, la carta del segugio della pera ci va a parlare di quello che è il concetto di fedeltà. Il concetto di fedeltà è una bella cosa, perché la fedeltà è una bella cosa, però talvolta ci può anche fregare com'è la fedeltà qui a questa tua, diciamo un po' visione anche del mondo che è un po' annichilita da queste paure, da questo bisogno di approvazione, da questo che potrebbe portarti poi a scontrarti con l'idea di fedeltà, quindi trovare partner infedeli, oppure trovare persone che ti tradiscono, oppure trovare persone che ti deludono costantemente, quindi a ripetere le dinamiche. Allora, tu devi ampliare il tuo concetto di fedeltà, ma questo non vuol dire che devi permettere al mondo intero di pugnalarti alle spalle, questo vuol dire che devi dare fedeltà a te stesso, a te stessa, perché, vediamo se riesco a dirlo senza incartarmi, spesso e volentieri noi crediamo che dare fedeltà a qualcuno significhi comunque non tradirlo, non tradirla, passargliele un po' tutte, eccetera, eccetera. In realtà in quel momento noi stiamo dando molto a qualcuno, ma non stiamo dando fedeltà a noi stessi. Perché se io voglio una relazione sana, ma mi vendo all'adulatore, c'è un problema. Perché o mi vendo all'adulatore perché riconosco di aver bisogno dell'adulazione, o se voglio una relazione sana, quando arriva l'adulatore gli do 2 sberle e lo rimando a casa sua. Cioè, capisci, la fedeltà a chi la consacri? A quella che è la tua maschera sociale, a questa stella vista così bonaria, così buona, così gentile, così... oppure a questo cavallo di bastoni che è comunque un'energia molto forte che vuole arrivare a realizzarsi a livello di, ma nemmeno sociale qua, anche se secondo me è diretta conseguenza, vuole arrivare a realizzarsi a livello animico più che altro. Se tu la fedeltà la dai a te stesso, a te stessa, anche sapendo fare i giusti tagli, anche percepiti magari come dolorosi nel momento, tu guadagni tanto, tu guadagni una vita stabile, molto bella, e anche una vita che ti porta poi a crescere. In particolare laddove la fedeltà riguardasse dogmi del seguire un cammino, quindi troppo sbilanciato da una parte e dall'altra, è troppo assertivo, uno è troppo va in chiesa, un altro non ci va mai, cioè anche lì dove tu inizi a capire che aprirsi comunque è costruire una propria identità, quindi arricchirsi un po', una visione forse anche un po' eclettica, quindi un qualcuno che, eclettico vuol dire colui o colei che sì, cammina in solitudine ma attinge un po' da tutte le forme di sapienza. Ecco, secondo me qui tu vai ad evolvere in maniera molto forte, comunque alla fine ce la fai, abbiamo visto, alla fine c'è un bagattello. Beh, io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che hanno tracciato un percorso veramente ampio che va a chiedere il perché della tua attuale incarnazione, addirittura osa andare a chiedere quale sarà il motivo per il quale sceglierai poi di tornare qui. Insomma, un interattivo molto complesso, per certi versi molto sperimentale e anche importante, a motivo comunque di un percorso costruito su uno dei testi alchemici più importanti della tradizione occidentale. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Da Cronos e da Pico, ciao! E va addirittura a chiedere come sarà, quale sarà, anche molto sperimentale. Voglio anche dire che ho detto impropriamente, è bruttissimo. Pubblicare la sera alle ore 21, preceduto anche da una video lettura interattiva classica, perché appunto la stai tirando lunga, rifallo. Uno speciale veramente singolare, anche molto sperimentale, un qualcosa che avevo in mente da tempo e che riproporrò nella formula.
L'Aurora Consurgens è un testo del XIV secolo e tramanda una minchia. Il testo è attribuito dalla tradizione alla minchia, perché dovevi farlo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il cazzo, perché aspetta, fermo, riparto. Uno svolgimento anche abbastanza ampio, ecco, ho cercato di sottolinearteli in modo che tu possa vedere il video anche in due tempi se preferisci. La rifai da capo. Sorge. L'Aurora Consurgens, che ne sono diverse in tutta la storia della letteratura mondiale, è comunque nella sua prima minchia, perché ti devi perdere così. Ho scelto di farlo uscire di domenica sera alle ore 21. Voglio prima andare a fanculo. Si interessò molto del testo, nonché altri studiosi dopo di lui hanno mandato a fanculo questa prova perché è sbagliata. Comunque il testo è uno dei più celebri e la rifai da capo. Gatto che sì, però sei bello. Insomma, un qualcosa di veramente ampio. Lo faremo appunto con la minchia perché va rifatta. Il progetto Tannhäuser è un'esperienza di lettura e di minchia, perché va rifatto, in mente sorto documentandosi appunto su quella che è la stagione dei poeti del Minnesänger, un cazzone, proprio in riferimento a una delle dottrine alchemiche che parla appunto di pietra nera, ad uno dei topoi, ad uno della minchia,